Aggiornamento di calciomercato Inter in questo nuovo appuntamento con il nostro format più richiesto in cui andiamo a condensare in pochi minuti tutte le principali notizie del momento in casa Inter e partiamo in questo caso dalle parole del noto agente Federico Pastorello che tra gli altri gestisce Acerbi e De Vrij e parlando proprio dei due difensori dell'Inter Pastorello ha toccato un tema di mercato che nell'ultima diretta del 19:30 qui sul nostro canale ha scatenato una serie di commenti e anche sui social ho visto diverse discussioni a proposito di questo tema. Che cosa ha detto allora Pastorello? Troviamo l'intervista sul sito Tutto Mercato Web dove parlando appunto di Acerbi e De Vrij la gente dice sono due calciatori straordinari che giocano nello stesso ruolo, l'Inter dovrà fare delle valutazioni, entrambi hanno un'opzione di rinnovo a scelta e discrezione della società. Mi risulta che comunque all'Inter siano molto contenti dell'andamento di entrambi. Francesco è stato assente 2 mesi e mezzo, ma si è visto al rientro che non ha perso lo smalto. Stefan ha fatto 10 partite, una più bella dell'altra, si è confermato di alto livello. Attenzione adesso a questo passaggio. C'è anche una questione di età e di nuova politica societaria indirizzata agli investimenti sui giovani. Però è vero anche che i tifosi vogliono vincere campionati e coppe e per quelli servono i campioni, come sono loro due. C'è tempo comunque, penso una decisione sarà presa a fine aprile. Queste sono le parole allora di Pastorello. Io mi sono soffermato in modo particolare su quel passaggio dove parla della politica societaria indirizzata agli investimenti sui giovani. E voglio sapere subito che idea vi siete fatti voi, che opinione vi siete fatti, come avete analizzato, come analizzate, ecco, questa frase, scrivetemelo qui sotto così poi leggerò i vostri commenti. Nel frattempo vi voglio dire anche la mia opinione in questo nuovo appuntamento di oggi. Ben ritrovati amiche e amici passioni interisti, se non l'avete ancora fatto mi raccomando clic sul tasto iscriviti così non vi perdete neanche uno dei nostri contenuti e voliamo verso gli 80.000 iscritti, mi raccomando, e ne approfitto anche per ringraziarvi del grande supporto che ci state dando anche nel club di Passione Inter con la novità degli abbonamenti mensili che abbiamo lanciato dopo le vostre richieste. Allora siamo sempre di più nel nostro club. Trovate il link in descrizione per diventare soci del club di Passione Inter, anche con questa novità molto più flessibile dell'abbonamento mensile, con cui accedete fin da subito a tutti i vantaggi e poi decidete se rimanere o no nel nostro club, ma come sempre succede sono sicuro che rimarrete. Quindi link in descrizione per entrare a far parte del club di Passione Inter. A proposito delle parole di Pastorello, allora torniamo sul tema del momento. Ci sono secondo me più livelli da discutere all'interno di questa discussione. Il primo appunto è quello relativo al progetto Oak che viene toccato anche in questa intervista. Arriviamo dalla scorsa estate in cui Inzaghi e tutti quanti chiedevano a gran voce all'Inter un colpo in difesa affidabile alle spalle di Bastoni. C'era bisogno di un giocatore a livello proprio numerico. La scelta finale a quel punto ricade su Palacios, un giocatore che praticamente non abbiamo visto, salvo poi vederlo in prestito al Monza appunto da gennaio. E quindi ora Pastorello dice che Oktri ha questa idea del progetto giovani, unendo queste due cose c'è un po' la preoccupazione da quello che ho letto dai tifosi è che si ritorni a fare altri colpi alla Palacios che per carità, senza nulla togliere a Palacios, però abbiamo visto non ha avuto un impatto sostanzialmente su quest'Inter, quando in realtà in estate si chiedeva a un giocatore che potesse avere un impatto in quel ruolo lì. Pastorello quindi dice che l'Inter andrà sui giovani, ma andrà soltanto sui giovani? Questa è la domanda che ci si fa e che ci facciamo. Da come ne parla probabilmente annusa forse anche un pochino l'aria che possano partire addirittura entrambi, perché poi tra poco arriviamo anche sui dettagli dei 2 contratti. Però, come ripeto e come dicevo anche in diretta, va capito bene innanzitutto in che contesto e con quali toni Pastorello dice questa cosa, vanno sempre misurati il contesto e i toni, però è un tema che personalmente mette in guardia anche me, questo qua del progetto Octree e del discorso giovani, perché sono assolutamente d'accordo nel dire che la squadra va rinfrescata, va ringiovanita assolutamente sì. Capisco anche il discorso del player trading e del voler valorizzare dei giocatori più giovani, sono assolutamente d'accordo anche con questa linea che nel calcio di oggi servirà sempre di più e va benissimo, però 2 cose. La prima, io continuo a chiedermi se Oktri, dirigenza e allenatore sono totalmente allineati su questa linea, al di là delle parole di facciata, sono veramente allineati su questa linea e sul progetto Oktri e aggiungo anche, abbiamo i dirigenti giusti per andare, veramente in questa direzione? Oltre al fatto abbiamo una tifoseria pronta ad intraprendere questa direzione di tanti giocatori giovani da dover valorizzare e da dover anche necessariamente attendere nel loro percorso di crescita. Ecco, i dirigenti secondo me si sono dimostrati fino a qua abili
a fare un certo tipo di mercato con alcuni errori, ma sfido chiunque a non commettere errori, anche le tante squadre avversarie dell'Inter che sono spesso esaltate più di noi hanno commesso tanti errori sul mercato, con la differenza che l'Inter ha ottenuto dei risultati evidenti in termini sportivi. E Oktri, che di calcio ha competenze limitate, dovrebbe probabilmente concedere più delega, come diceva lo stesso Marotta ai tempi di Zhang, parlava sempre che il presidente Zhang aveva ben chiari i concetti di delega, citava spesso una frase del genere. Ecco, ci stanno dei paletti, però l'area sportiva deve essere gestita secondo me in maniera competente, soprattutto in Italia che è un mercato molto particolare. Seconda cosa, a proposito dei risultati che citavo prima, va bene ottimizzare i conti del club, bisogna assolutamente risanare i conti e i bilanci, ma il principale volano, la principale leva che fa crescere la squadra e dunque, diciamo che può migliorare i conti, rimane il risultato sportivo in assoluto. Quindi, ehm, far risanare i conti, valorizzare l'Inter, che poi sarebbe anche un guadagno per il fondo, che il fondo ha poi il fine di rivendere l'Inter per guadagnarci e per aumentarne il valore, il modo principale nel calcio di oggi rimane quello legato ai risultati sportivi e perché a livello economico si può migliorare dal punto di vista dello stadio, si possono ottenere maggiori sponsor, ma è difficile se mancano i risultati sportivi ottenere tutto questo. Sono i risultati sportivi che fanno arrivare grandi sponsor, che ti portano su grandi palcoscenici, che fanno arrivare giocatori più forti, che portano giocatori ambiziosi e che quindi spingono a loro volta la squadra, riempiono lo stadio. Se una squadra che perde sempre, lo stadio è difficile da riempire, così come con una squadra forte vai avanti in Champions League che porta valanghe di soldi e il mondiale per club poi arriva anche perché sei stato ambizioso a livello sportivo e tutto il resto, tutto quello che ne consegue. Quindi i risultati sportivi devono rimanere il primo obiettivo di una società calcistica e passare dalla squadra più esperta del campionato, per poi sostituire gli Acerbi, i Darmian, i Mkhitaryan, eccetera, con dei Palacios, con tutto il rispetto, ripeto, per un'operazione come quella Palacios, che trovo comunque sensata sul medio-lungo termine, però ecco, farlo in maniera drastica è un salto nel vuoto che aggiunge troppe variabili di incertezza che secondo me non ci si può permettere. Io sono più della linea del mix tra giocatori esperti e tasselli più giovani da integrare, proprio perché devi andare a valorizzare dei giocatori, ma non puoi prescindere dai risultati. Gli altri temi poi toccati da Pastorello, intanto, a livello di contratto, come dicevamo, ci ricorda che c'è questa opzione in favore dell'Inter, con una piccola differenza. Acerbi ha già rinnovato fino al 2026, ma l'Inter con un piccolo indennizzo può rescindere il contratto, cosa che potrebbe per esempio avvenire dopo il mondiale per club, se l'Inter deciderà di non puntarci più, mentre De Vrij è in scadenza 2025 e l'Inter può estenderlo fino al 2026 con un'opzione in proprio favore. C'è chi dice in queste ore che si stia anche valutando sulla possibilità di estendere fino al 2027 addirittura, per cui andrebbe aperta un'altra trattativa, ma vedremo. Però ragionando un po' su questi rinnovi, la domanda intanto che sto facendo in queste ore e la ripropongo anche a voi, oggi intanto chi è il titolare tra Acerbi e De Vrij, diciamo a parità di condizione? Se stanno bene entrambi, domani si gioca la finale di Champions, se stanno bene entrambi, secondo voi chi gioca titolare, Acerbi o De Vrij? Sono curioso di sapere questo, perché da qui poi possiamo andare a ragionare anche sul chi devi tenere, se eventualmente ne devi confermare soltanto uno, perché c'è anche uno scenario, ecco al momento lo scenario più credibile è quello della conferma di un solo giocatore tra questi due. Allora chi si deve confermare? Ho preparato anche un'analisi con dei dati per farci sopra dei ragionamenti. Intanto chiaramente il parametro dell'età non può essere sottovalutato. Acerbi ha già compiuto 37 anni e De Vrij ne ha compiuti 33. In questa stagione Acerbi ha giocato 878 minuti, visto che è stato fermato da alcuni problemi fisici. De Vrij è stato più costante con oltre 2000 minuti già giocati. Bisogna però tenere in considerazione chiaramente anche il tema del costo, perché il tema del costo è fortemente, diciamo, la proprietà Octree è sensibile a questo argomento. Ecco, oggi da un punto di vista del costo lordo totale, Acerbi pesa meno di De Vrij, 4,6 milioni all'anno Acerbi, 7 milioni all'anno De Vrij, tra tutto, quindi a livello proprio di ingaggio lordo e costo storico, anche se ormai De Vrij è stato ammortizzato completamente. E
Nelle statistiche poi del giocatore di questa stagione, Acerbi ha dei dati superiori a De Vrij, come vedete anche nella grafica, dal punto di vista di tutte le statistiche difensive, tackle e intercetti, percentuali di duelli aerei vinti, contrasti, spazzate, tutta una serie di dati in questa stagione chiaramente pendono dal punto di vista difensivo, dalla parte di Acerbi piuttosto che da quella di De Vrij. Con una precisazione interessante da fare, come squadra l'Inter ha concesso più expected goal con Acerbi in campo. Cioè con Acerbi in campo l'Inter ha concesso 1,17 expected goal a partita per 90 minuti, con De Vrij invece 0,62. Quindi con Acerbi l'Inter ha sostanzialmente rischiato un po' di più, anche se Acerbi, come detto, come individuo, come singolo, ha fatto meglio appunto a livello individuale. Poi i dati vanno interpretati assolutamente, e quindi ci si chiede quanto è colpa di Acerbi questo dato di squadra e quanto è colpa della squadra, nonostante un Acerbi che ha fatto bene. Qui bisogna poi trarre questa cosa. Bisogna anche ricordarsi che Acerbi ha giocato in un Inter che all'inizio non era così precisa difensivamente come lo è ora, non era equilibrata soprattutto, per cui sicuramente i dati vanno anche contestualizzati in questo, così come chiaramente avendo giocato meno partite è più facile essere, diciamo, continuo ad alti livelli in meno partite rispetto a un De Vrij che in un lungo arco di partite i dati vengono un pochino anche abbassati tendenzialmente, diventa più normale, ecco. 4 scenari dunque alla base sulla base di questi dati. Il primo scenario è quello che io personalmente non mi auguro, non so se siete d'accordo con me, ma tenere entrambi e puntare di nuovo su di loro lì in mezzo alla difesa anche per la prossima stagione. Ci siamo già presi un rischio quest'anno, francamente non lo rifarei. Secondo scenario è l'opposto, cioè vanno via entrambi e si cambia totalmente la difesa. E anche questo può essere uno scenario, diciamo, per me un po' più accettabile in realtà, anche se un po' rischioso assolutamente, per cui attenzione agli scenari intermedi, che sono al momento quelli che sembrano più probabili. Per cui quello preferito dai tifosi secondo me è la conferma di De Vrij che si prende quindi il posto titolare con un nuovo centrale che arriva per fare il titolare e De Vrij piano piano gli lascia il posto, diventando poi lui l'alternativa, come è stato un po' con Handanovic o Onana ai tempi. Però attenzione perché come detto ho messo anche il costo di De Vrij che è superiore ad Acerbi nella grafica, proprio perché sappiamo quanto Octree sia attenta ai conti. Quindi se devo tenere uno dei due per fare poi panchina, magari il quarto scenario è quello da tener d'occhio con Acerbi che viene confermato anche perché costa di meno, anche perché piace ad Inzaghi come caratteristiche da marcatore puro, anche perché potrebbe accettare anche più agevolmente un ruolo da panchinaro certo, giocando meno può essere anche più gestibile dal punto di vista fisico. Questi sono i 4 scenari possibili a questo punto e sono curioso di sapere qual è il vostro preferito e quello più sensato alla luce di tutto il ragionamento che abbiamo fatto. Andando in chiusura, vi do un altro paio di notizie importanti in vista del weekend. Thuram si è allenato ancora a parte, quindi rimane in dubbio purtroppo Thuram per la gara di domenica e questo è un bel problema, con anche Arnautovic che non è ancora al meglio, però sono in miglioramento, per cui domani sarà giornata decisiva. Se domani dovessero tornare comunque a lavorare con il gruppo e far vedere miglioramenti, immagino che Thuram sarà in campo domenica contro la Juventus appunto. Su Thuram, tra l'altro, su passioninter.com qualche settimana fa, se vi ricordate, era il 24 dicembre, addirittura avevo anticipato nel club e in diretta una notizia di una trattativa che si stava avviando per il rinnovo di Marcus Thuram. Mi ha fatto piacere vedere che oggi anche Sky ha rilanciato questa notizia, quindi qualche settimana dopo arriva la conferma da Sky di una notizia che vi abbiamo riportato noi, cioè l'Inter sta ragionando sulla possibilità di trattare il rinnovo con Thuram, stanno iniziando i discorsi per poter trattare il rinnovo, cercando anche di togliere quella clausola rescissoria che preoccupa molti. Quindi trovate questa notizia su passioninter.com, il nostro sito, dove abbiamo pubblicato anche una notizia esclusiva su Filip Stankovic e Gaetano Ristanio, quindi ne parleremo poi in diretta alle 19:30, ma sul nostro sito passioninter.com trovate anche queste notizie su Oristano e Stankovic che ci avete chiesto di approfondire. Abbiamo avuto un contatto molto diretto, ecco, molto vicino a questi 2 giocatori, quindi trovate gli ultimi aggiornamenti lì. Ne parleremo in diretta alle 19:30. Nel frattempo, ovviamente, vi ricordo passioninter.club dove le notizie le diamo in anteprima e le anticipiamo ai nostri abbonati, ai nostri sostenitori, quindi link in descrizione per entrare a far parte del nostro gruppo e in descrizione per chi ci ascolta in podcast trovate anche un altro approfondimento che per chi ci segue da YouTube trovate cliccando qui.